amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a fare questo piccolo bebè che ho realizzato con l'uncinetto numero 2 mm, quindi molto piccolino. Se volete farlo più grande potete utilizzare un 3 o un 4, così vi verrà più grande. Se lo volete fare ancora più piccolo utilizzate ancora un filato più sottile, quindi anche un uncinetto più piccolino e verrà ancora più piccolo. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. È di una tenerezza infinita questo bebè. Naturalmente i colori della tutina lo potete fare come volete, così il cappellino e le scarpine potete realizzarli di qualsiasi colore. Potete fare anche multicolor, potete variare i colori del cappello o della tutina. Io l'ho fatto tutti uguali, così anche per il ciuccio, oppure potete rendere il ciuccio senza fiorellino, lo fate semplice realizzando solo delle maglie basse intorno, oppure farlo così come l'ho fatto io. Decidete un po' voi come andarlo a rifinire in base ai vostri gusti. Potete fare anche gli occhi aperti, basterà mettere degli occhi in plastica oppure andarli a ricamare, come preferite. Per realizzare la testa avviamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo un aumento e saranno 54 maglie basse. Ogni 8 maglie facciamo un aumento e saranno 60 maglie basse. Lavoriamo le 60 maglie per altri 2 giri. Ogni 9 maglie facciamo un aumento e saranno 66 maglie basse. Facciamo un altro giro di 66 maglie basse. Ogni 10 maglie facciamo un aumento e saranno 72 maglie basse. Lavoriamo le 72 maglie per altri 10 giri. Ogni 10 maglie facciamo una diminuzione e saranno 66 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri 66 maglie basse. Ogni 9 maglie facciamo una diminuzione e saranno 60 maglie basse. Ogni 8 maglie facciamo una diminuzione e saranno 54 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo una diminuzione e saranno 48 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo una diminuzione e saranno 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. E poi lavoriamo le 18 maglie per altri 6 giri e stacchiamo il filo. Possiamo ora staccare il filo, andiamo a riempire con l'ovatta sintetica e poi gireremo questa parte qui finale all'interno in modo da poter poi inserire il collo del corpo. Riempiamo bene tutta la testa e diamo bene la forma. Per realizzare il corpo del bebè avviamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Facciamo un altro giro di 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Facciamo un altro giro di 48 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 50 maglie basse. Facciamo un altro giro di 50 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 52 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 54 maglie basse. Lavoriamo le 54 maglie per altri 12 giri. Ogni 7 maglie facciamo una diminuzione e saranno 48 maglie basse. Lavoriamo un altro giro di 48 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo una diminuzione e saranno 42 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse e riempiamo con l'ovatta sintetica. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 24 maglie basse e andiamo a riempire sempre con l'ovatta sintetica. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Facciamo un altro giro di 18 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 16 maglie basse. Lavoriamo le 16 maglie per altri 6 giri e poi stacchiamo il filo e riempiamo bene con l'ovatta sintetica.
Volendo all'interno possiamo mettere anche del filo di ferro o uno stecchino in modo che possa reggere meglio la testa. Distribuiamo bene l'ovatta sintetica sia nel corpo che nella testa e poi andiamo ad inserire la testa all'interno, così dopo aver girato la parte internamente, così, e andiamo a fermare bene. Poi con questo filo passiamo dalla testa al collo fino a bloccare perfettamente tutto. Per realizzare la gamba avviamo una catenella di 7 maglie, lavoriamo 7 maglie basse per il lato di sopra della catenella e 7 maglie basse per il lato di sotto della catenella, in totale saranno 14 maglie lavorate. Un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 16 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 18 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e saranno 19 maglie basse. Facciamo un altro giro di 19 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 21 maglie basse. Lavoriamo per altri 4 giri, 21 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 19 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 21 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 23 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 25 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e saranno 26 maglie basse. Facciamo un altro giro di 26 maglie basse. Facciamo una diminuzione della prima maglia e saranno 25 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 23 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 21 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia e saranno 20 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 18 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 16 maglie basse. Facciamo un altro giro di 16 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 18 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 20 maglie basse. Facciamo altri 2 giri di 20 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e saranno 21 maglie basse. Lavoriamo le 21 maglie per altri 3 giri. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 19 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 21 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 23 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 25 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e saranno 26 maglie basse. Facciamo un altro giro di 26 maglie basse. Facciamo una diminuzione della prima maglia e saranno 25 maglie basse. Lavoriamo per altri 5 giri, 25 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 23 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 21 maglie basse e possiamo iniziare a riempire con l'ovatta sintetica. Una diminuzione della prima maglia e saranno 20 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Proseguiamo con le diminuzioni, continuiamo a riempire con l'ovatta sintetica fino a chiudere completamente tutta la parte e poi diamo bene la forma alla gamba. Possiamo ora chiudere il lavoro e diamo bene la forma alla gamba. Andiamo a stringere un po' qui dove abbiamo il piedino e andiamo a creare il ginocchio in questo modo. Per le braccia avviamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Facciamo un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 14 maglie basse. Lavoriamo le 14 maglie per altri 8 giri. Una diminuzione alla prima maglia saranno 13 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri, 13 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e saranno 12 maglie basse. Facciamo altri 3 giri, 12 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e saranno 11 maglie basse. Lavoriamo le 11 maglie per altri 3 giri. Un aumento nella prima maglia e saranno 12 maglie basse. Lavoriamo le 12 maglie per altri 9 giri. Poi proseguiamo con le diminuzioni dopo aver riempito bene tutto fino a chiudere completamente la parte. Terminati i giri possiamo staccare il filo e andiamo a dare un po' la forma al braccio. Per realizzare gli occhi chiusi vado a fare in questo modo. Vado a mettere degli spilli a metà del viso e vado a distribuire le maglie in questo modo. Vado a fare 4 maglie tra uno spillo e l'altro e poi lascio queste centrali
e vado a lavorare, vado a ricamare sotto questi spilli che ho posizionato. Il lavoro l'occhio lo vado a ricamare qui sotto questa riga qui dei due spilli. Stessa cosa anche per l'altro lato. In mezzo ho lasciato 1 2 3 4 5 6 7 maglie tra un occhio e l'altro qui. Esco con il filo sotto lo spillo, vado dall'altro lato dello spillo e vado a tracciare delle linee in modo da riempire un po' questa zona qui. Passo più volte fino a riempirla un po'. Dopo aver passato alcune volte il filo, vado dall'altro lato dell'occhio e vado a fare la stessa cosa anche sotto questi due spilli. E dopo aver passato il filo color carne più volte, poi andiamo a passare un po' di filo marrone scuro in questo modo per creare gli occhi chiusi. Passiamo intorno alla base di sotto e poi andiamo a creare anche l'altra ciglia sotto, bloccando così il filo. Poi creiamo poi anche le sopracciglia con lo stesso filato. Partiamo dal laterale dell'occhio, andiamo verso l'alto e andiamo a fare la stessa cosa dall'altro lato. All'interno della testa andiamo ad inserire una piccola calamita, poi nel ciuccio andiamo ad inserire un'altra calamita, in modo che si potrà poi attaccare quando andremo a posizionarla all'interno. Quindi vestiamo quella all'interno, magari possiamo fermarla anche con un po' di colla a caldo e poi andiamo ad applicare l'altra nel ciuccio. Andiamo a sollevare un po' leggermente l'ovatta sintetica qui al centro in modo da creare così il nasino. Andiamo a dare un po' la forma piegata alle gambe in questo modo. Per realizzare le dita alla mano facciamo in questo modo: passiamo il filo un po' di volte sulla punta e andiamo a rinforzare così e a creare le dita alla mano. Lo andiamo a fare per 4 volte. Per il pollice entriamo lateralmente, prendiamo il filo in questo modo e andiamo a fare una catenella di 3 catenelle. Poi ritorniamo sulle catenelle di base, andiamo a fare 2 maglie bassissime in questo modo qui, poi ritorniamo nella base e facciamo una maglia bassissima e andiamo poi a bloccare con ago e filo i fili. Fermiamo così e poi andiamo a bloccare. Con l'ago andiamo a bloccare il filo all'interno del lavoro. Poi andiamo a prendere il filo che abbiamo lasciato in sospeso, lo andiamo a far uscire lateralmente. Stessa cosa andiamo a fare per l'altro braccio a specchio. Dopo aver fatto anche le dita ai piedini, andiamo a dare un po' a modellare un po' la gamba. Facciamo uscire un pochino il filo in questo modo e creiamo un po' di fossette al piede, così. Lo andiamo a modellare in questo modo. Posizioniamo le braccia lateralmente alle spalle, posizioniamo anche le gambe e con il filo, con un ago lungo andiamo a cucire, oppure se preferite potete andare a cucire maglia per maglia intorno. Io preferisco farle mobili e vado a passare l'ago da un lato e l'altro fino a bloccarle. Stessa cosa vado a fare per la testa al collo, inserisco l'ago lungo, lo faccio uscire dalla testa e poi ripasso più volte fino a che sarà ben salda.
Passiamo il filo da un lato e l'altro in questo modo e blocchiamo anche le braccia. Stessa cosa andiamo a fare per le gambe, passiamo l'ago da un lato e l'altro e andiamo a bloccare bene, passiamo tante volte fino a rinforzare. Per realizzare la tutina abbiamo una catenella di 54 maglie. Andiamo a chiudere l'anello la nostra catenella e andiamo a lavorare 54 maglie alte nelle 54 catenelle. Terminato il giro ci andiamo a chiudere le prime 3 catenelle, le prime 3 maglie con una maglia bassissima. Lavoriamo per altri 13 giri le nostre 54 maglie alte. Quando chiudete la catenella ad anello dovete provare se entra la base di sotto, ovviamente, quindi andate a provare se riuscite anche voi con 54 catenelle, altrimenti dovete andare a aumentare o a diminuire in base alla circonferenza delle vostre gambe, in base a come avete imbottito. Provate a mettere la tutina in questo modo, deve arrivare sotto le braccia così. Io ho fatto un altro giro, ne ho fatto 14 giri di maglie alte. Andiamo a realizzare la parte delle maniche. Facciamo in questo modo: partiamo con una maglia alta che ho sostituito con le 3 catenelle e lavoriamo in totale 14 maglie alte nelle successive 14 maglie. Ora facciamo 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 e 7. Saltiamo 7 maglie, 1 2 3 4 5 6 e 7. Entriamo nell'ottava e facciamo questa volta 13 maglie alte. Lavoriamo di nuovo 7 catenelle e saltiamo 7 maglie e andiamo infine a lavorare le ultime restanti 13 maglie e lasceremo aperta la parte di dietro dove andremo poi a mettere il bottoncino, quindi non andiamo ad unire nel prossimo giro ma lasceremo aperto. Ora andiamo a girare il lavoro in questo modo, in modo da lasciare aperta questa parte, e dobbiamo lavorare su tutte le maglie, anche su quelle delle catenelle. Andiamo a lavorare le nostre 54 maglie alte normalmente, entriamo anche su quelle delle catenelle, però le lavoriamo in questo modo, lasciando aperta la parte di dietro. Andiamo a fare il giro in questo modo. Ora lavoriamo a maglie basse e facciamo ogni 7 maglie una diminuzione, saranno 48 maglie basse. Giriamo il lavoro e facciamo ogni 6 maglie una diminuzione, saranno 42 maglie basse. Giriamo il lavoro e facciamo ogni 5 maglie una diminuzione, saranno 36 maglie basse. Giriamo il lavoro e facciamo ogni 4 maglie una diminuzione, saranno 30 maglie basse. Giriamo il lavoro e facciamo ogni 3 maglie una diminuzione, saranno 24 maglie basse. Giriamo ancora il lavoro e facciamo per l'ultima volta ogni 2 maglie una diminuzione, saranno 18 maglie basse e possiamo staccare il filo. Andiamo a provare e poi andiamo a staccare il filo. Ora andiamo poi a cucire qui sotto tra le due gambe, andiamo a cucire più o meno circa 4 maglie al centro. Andiamo a cucire con ago e filo. E per le maniche invece dobbiamo andare a lavorare su queste maglie. Se volete invece che la tutina si sbottoni, facciamo in questo modo: per realizzare la parte dove andremo poi a mettere i bottoncini, se volete, o andate a cucirla oppure fate in questo modo: lavoriamo 6 maglie alte, giriamo il lavoro e lavoriamo per altri 2 giri 6 maglie alte e poi andremo a mettere un bottoncino dopo, alla fine, dopo aver lavorato altri 2 giri di 6 maglie alte. Staccheremo il filo. Fatti i nostri giri possiamo staccare il filo e poi andremo a cucire dietro in questo modo qui con dei bottoncini o un bottoncino. Per realizzare le maniche entriamo in questo punto qui e lavoriamo una maglia alta per ogni maglia alta sottostante e andiamo a fare questo lavoro per 3
giri complessivi. Facciamo questo primo attaccato e poi andiamo a fare altri 2, in totale 3 giri di maglie alte intorno a queste maglie già che sono intorno alla manica. Per realizzare il cappello facciamo un anello magico di 6 maglie, poi facciamo gli aumenti fino ad arrivare a 72 maglie e dopo andiamo a lavorare le 72 maglie per altri 4 giri. Ho realizzato infine le catenelle e le 6 catenelle, ho lavorato in costa e le vado poi a cucire alla base del cappellino tutto intorno. Quindi dobbiamo andare a creare queste catenelle fino a riempire tutta la parte a maglie basse lavorate in costa dietro, e poi andremo ad inserire il cappellino alla testa. Andiamo maglia per maglia e andiamo a cucire questa fascia al cappello. Facciamo tutto il giro fino a circondarlo tutto e poi andremo a cucire anche qui alla fine. Per realizzare le scarpe avviamo una catenella di 10 maglie, lavoriamo 10 maglie basse da questo lato della catenella e 10 maglie basse per il lato di sotto della catenella, in totale saranno 20 maglie lavorate. Facciamo un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 22 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 24 maglie basse. Facciamo un altro giro di 24 maglie basse. Ora andiamo a fare altri 2 giri di 24 maglie però lavorate a mezze maglie, quindi 2 giri di 24 maglie a mezze maglie. Ora andiamo a fare altri 2 giri di maglie alte, però 24 maglie alte per 2 giri. E come ultimo giro andiamo a fare un altro giro di maglie alte, però lavorate in questo modo. Facciamo la prima maglia alta, la sostituiamo con le 3 catenelle, poi andremo a prendere la maglia in questo modo, sulla parte davanti prendiamo la maglia di sotto e andiamo a lavorare una maglia lavorata in questo modo. Poi andiamo a fare una maglia normale lavorata nella prossima maglia e di nuovo andiamo a prendere la maglia sulla parte davanti, questo modo. Se non riuscite potete fare semplicemente un giro a maglie alte normalmente. Io andrò a fare in questo modo e vado a prendere una volta la maglia sul davanti qua e una volta invece la vado a lavorare normalmente e proseguo questa lavorazione per tutto il giro. Terminato il giro possiamo staccare il filo, lo andiamo a bloccare e poi volendo possiamo passare o il nastrino oppure facciamo una catenella e la passiamo in modo da stringere e legarla al piedino. Prendo un ago e vado ad inserire il nastrino all'interno a questo punto qui della scarpa. Volendo potete fare anche una semplice catenella e passarla così in modo da poter poi stringere la scarpa al piede. Fate tutto il giro e poi ci andiamo ad unire qui sul davanti, in questo modo andiamo ad inserire il piedino all'interno e poi stringiamo e facciamo un bel un fiocchetto. Se vogliamo realizzare anche il ciuccio andiamo a fare un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento di ogni maglia e saranno 12 maglie. Andiamo a fare 2 pezzi allo stesso modo. Dopo aver fatto anche il secondo pezzo dobbiamo andare ad incorporare la calamita se l'avete messa anche nella testa e dobbiamo ora prendere quest'altra calamita e dobbiamo andare ad unire i 2 pezzi. Io andrò a fare dei punti puff, ma volendo potete fare anche semplicemente delle maglie basse, fate come vi trovate più comodi. Quindi successivamente quando sarò per finire il giro vado ad inserire la calamita. Per ora vado ad unire i 2 pezzi, metto dalla parte dritta tutti e 2 i pezzi così e vado a fare i miei punti puff. Vedo di unire le 2 parti, prendo il filo da questo lato e vado a fare 1 2 e 3 in sostituzione della prima maglia alta, poi vado a fare una seconda maglia alta nello stesso punto, 3 e 4, faccio 4 maglie alte nello stesso punto, poi vado a chiudere
in modo da formare il puff e chiudo con una maglia bassissima. Ora vado a fare una catenella di 3 maglie, 1 2 e 3, entro nella prossima maglia e faccio una maglia bassissima in questo modo. Ora vado di nuovo a fare il punto puff, 1 2, poi entro di nuovo, possiamo farle anche già chiuderla successivamente tutte insieme, quindi lavoriamo per metà, 2 3 e 4, fate come vi trovate più comodi e poi andiamo a chiudere tutto insieme e poi di nuovo facciamo 1 2 e 3 catenelle, entriamo nella prossima maglia, facciamo una maglia bassissima e ripetiamo questa sequenza. Volendo potete fare anche semplicemente delle mezze maglie o delle maglie basse tutte intorno, in modo da chiudere la calamita all'interno di questo anello magico, diciamo così. Quindi andiamo a prendere sempre tutte e due le lavorazioni quando andiamo a chiudere e proseguiamo così. Prima di chiudere completamente inseriamo la nostra piccola calamita, sempre in questo modo, entriamo sempre in tutte e due le lavorazioni e andiamo a fare il nostro punto puff nello stesso punto. 4 maglie alte chiuse insieme, facciamo la catenella 1 2 e 3, entriamo nella prossima maglia, cerchiamo di prendere tutte e due le lavorazioni in modo da chiuderle e facciamo una maglia bassissima per chiuderle tutte e due e proseguiamo la lavorazione in questo modo e incorporiamo all'interno anche la nostra calamita. Chiudiamo con una maglia bassissima, andiamo a fare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 catenelle e ci andiamo, facciamo anzi 10 11 12 13 e 14 catenelle, ci andiamo ad agganciare dall'altro lato in modo da creare così l'anello del ciuccio. Ci andiamo ad agganciare qui, facciamo una maglia bassissima e chiudiamo poi andiamo di nuovo nelle maglie qui e andiamo a fare le prime 2 maglie a maglie basse, le restanti centrali a mezze maglie e le ultime 2 a maglie basse e poi andiamo a chiudere il lavoro. Lavoriamo queste a mezze maglie e le ultime 2 a maglie basse. Facciamo una maglia bassissima, chiudiamo il nostro lavoro, diamo un po' la forma al ciuccio in questo modo e poi andiamo a fermare con ago e filo questo filo. Per le orecchie facciamo un anello magico, però andiamo a lavorare a mezze maglie e facciamo 8 mezze maglie nell'anello, 1 2 3 4 5 6 7 e 8. Stringiamo l'anello e questo sarà l'orecchio. Andiamo a farne 2 uguali. Posizioniamo le orecchie al lato della testa e le andiamo a cucire. Ed ecco il mio bebè terminato. Ho aggiunto il ciuccio con la calamita che si può togliere e mettere, ho applicato le orecchie, il cappellino, sul cappellino ho messo anche un piccolo fiocchetto realizzato col nastrino, ho aggiunto qui un cuoricino con la scritta love, questo è facoltativo, potete mettere
quello che più vi piace. Ho aggiunto le scarpine qui legandole in questo modo. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, ringrazio la persona che mi ha fatto questa richiesta e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao, e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao, un bacio grande, alla prossima. Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.